Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune, in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore di Power Platform, che come tutti gli altri sarà nominato o dall'amministratore generale o dal Global Administrator, sempre andando nella lista utenti, scegliendo l'utente, poi scegliendo ruoli e andando ad assegnare questo ruolo. Lo troviamo nella lista della collaborazione all'interno di tutti i ruoli di amministrazione che ci si aprono. L'amministratore di Power Platform è un amministratore che gestisce applicazioni che sono tra le più complesse all'interno di Office 365. Il fatto che siano tra le più complesse non è detto che debbano essere utilizzate da aziende complesse, perché per esempio un flusso di Power Automate può essere creato anche semplicemente per essere avvertiti del fatto che tra 10 giorni ci scade la fattura e la dobbiamo pagare. Quindi non è detto che l'azienda e l'organizzazione debba essere complessa, però sicuramente queste sono applicazioni più complesse, più complicate da utilizzare. Ora io te le farò vedere, ti farò vedere di cosa si tratta, ovviamente non entrerò nei dettagli specifici di queste applicazioni, ma soltanto per far vedere su cosa va ad agire l'amministratore di Power Platform autorizzando le persone ad utilizzare queste applicazioni, potendo stabilire chi le può utilizzare, chi può vedere i dati che sono contenuti all'interno di queste applicazioni, per esempio tutta la lista delle fatture, dei pagamenti o anche tutto l'elenco dei dipendenti all'interno di Power Apps che potrebbe essere collegata a SharePoint e poi monitora il loro utilizzo, quindi vede chi le utilizza di più, chi le utilizza di meno. Quindi magari riferendo anche al direttore dell'azienda del fatto che vengono poco utilizzate quando invece dovrebbero essere utilizzate di più. E fa tutte queste cose all'interno dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform che ora andremo ad aprire, da dove gestisce anche le impostazioni del tenant. È la prima cosa che vedremo, quella relativa alle impostazioni del tenant. Il tenant è la rappresentazione digitale dell'organizzazione, cioè la rappresentazione di tutto quello che c'è all'interno dell'account Office 365 in termini di utenti, di gruppi, di team, di licenze, di domini. Ora, come hai visto in altre lezioni, io ho soltanto un dominio, ma ce ne potrebbero essere anche più di uno all'interno dell'account Office 365. Quindi spostiamoci sulla piattaforma sull'interfaccia di amministrazione di Power Platform, dove ti voglio far vedere innanzitutto il tenant, quindi come si creano le regole per isolare il tenant, perché tutto questo ambiente che rappresenta l'identità digitale dell'organizzazione deve essere monitorato e quindi bisogna vedere con chi si può entrare in contatto e con chi invece non si deve entrare in contatto. E l'amministratore di Power Platform può andare a stabilire queste regole. Quindi può andare qui a cliccare nuova regola del tenant e dire che in ingresso noi non vogliamo avere nulla a che fare con questo dominio xxx.com, oppure in uscita non ci dobbiamo avere niente a che fare, oppure sia in ingresso che in uscita. Poi ovviamente dopo andiamo a salvare le impostazioni e questa sarà un'impostazione che una volta data dall'amministratore di Power Platform, sempre per la regola che a valle non si può derogare nulla, non potrà essere derogata da altri soggetti. E come si vedeva nella diapositiva, ci sono quattro applicazioni che fanno parte di Power Platform: Power B, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents. Cominciando da Power B, diciamo che si tratta di un'applicazione per gestire le statistiche aziendali, quindi per creare dei dati statistici da dove? Dai dati che possono provenire da liste SharePoint, da fogli Excel, da tabelle di Dataverse, dove qui vengono analizzati, ribaltati, inseriti nei grafici di varia natura, riclassificati, e quindi questo sì che è uno strumento per aziende un po' più complesse. Mentre per quanto riguarda Power Apps, ecco, questo è uno strumento che può essere utilizzato anche da aziende
non complesse. Ci sono, cliccando qui su Crea, anche tanti modelli già pronti, che sono questi della lista che vedi di Power Apps, che vanno semplicemente installati cliccando su uno di essi e sono immediatamente utilizzabili. Per esempio c'è anche l'app Nota Spese, con cui un'azienda anche piccola può registrare le spese dall'esterno, per esempio dei consulenti commerciali, che possono scrivere giorno per giorno dove sono stati, quanto hanno speso di benzina, quanto hanno speso per mangiare. E queste applicazioni ovviamente potranno essere condivise dall'amministratore di Power Platform, che va qui in Apps nella lista delle applicazioni, per esempio questa Training for Office, che io ho configurato per farla interagire con Planner, e clicco qui, scelgo condividi e andrò a dire ora un nome che mi ricordo della lista, Susan, e mi mette immediatamente Susan di default come utente, ma potrei anche andare a dire che Susan voglio che sia comproprietaria di questa applicazione e vado a condividere. Ora io non lo faccio, però cliccando qui su condividi la condivido con Susan. Susan, avendo messo anche questa spunta, è comproprietaria, quindi potrà non solo vedere i dati che sono all'interno dell'applicazione, ma potrà anche compiere operazioni di sviluppo in termini di programmazione sull'applicazione. Poi abbiamo Power Automate, anche questo uno strumento straordinario con cui si creano dei flussi, cioè al verificarsi di un determinato evento accadono determinate cose. Ovviamente si creano degli automatismi. Per esempio, prendiamo SharePoint, che è un argomento che magari conoscono tante persone. Per esempio, questo flusso qui, quando viene creato o modificato un elemento all'interno di SharePoint, fai accadere qualcosa. Quindi io vado a scegliere un sito SharePoint che ho all'interno della mia organizzazione, all'interno del sito SharePoint poi sceglierò la tabella dove voglio che vengano presi i dati e poi sotto andrò a dire bene, allora quando lì in quella tabella cambia qualcosa, io voglio che venga spedita una mail di Outlook a questo indirizzo. Quindi vado a scegliere qui Outlook e andrò a dire che voglio che venga spedita una mail a questo indirizzo. Ecco, anche in questo caso hai visto che può essere una funzione utilizzata anche da aziende non necessariamente complesse e anche per poter fare questa cosa è necessario essere autorizzati dall'amministratore di Power Platform. E poi abbiamo Power Virtual Agents. Power Virtual Agents è un bot, qui entriamo nel mondo dei bot, delle risposte automatiche, come per esempio quando andiamo sul sito di una casa di moda a comprare qualcosa e cominciamo con la prima domanda, ci viene richiesto come ti chiami, nome e cognome, dove abiti a Firenze, che cosa vuoi comprare? Le scarpe, eleganti o da ginnastica? Eleganti. Di che colore? Nero. Ecco tutte le scarpe eleganti di colore nero che possiamo offrirti. Clicca qui per acquistarle. Ecco, qui entriamo nel mondo dei bot, è un po' come Power Automate, però serve appunto per creare delle risposte automatiche, degli automatismi che servono essenzialmente per le aziende commerciali. Quindi abbiamo visto una figura un po' più complessa e forse siamo entrati anche in un mondo un po' più affascinante che è quello di Power Platform, che comunque è sempre in relazione anche con le altre applicazioni di Office 365, perché ovviamente alla base di un'automazione abbiamo già visto che ci potrebbe essere un elenco SharePoint, o alla base di un'app in Power Apps allo stesso modo un elenco SharePoint o un foglio di Excel. Quindi io chiudo qui questa lezione e per trattare di un'altra figura di amministratore ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!